Mamma mia che profumo che c'è! Ecco qua. Cottura assolutamente magnifica. Mhm. Lo conoscete? La conoscete questa pentola? Perché questa è una pentola tradizionale portoghese, si chiama cataplana. Allora, l'ho cercata, ma per anni, ma non sto scherzando, perché tutte le volte volevo comprarla e poi tutte le volte me ne dimenticavo. Quando decidevo di comprarla non c'era. Alla fine l'ho trovata, questa, anche se è piccolina, l'ho presa. Allora, è tradizionale portoghese, ci si fanno un sacco di piatti, principalmente, devo dire la verità, di pesce, e si cuoce tutto qui e si porta anche in tavola. Allora, cominciamo a farla questa ricetta. Cominciamo. Allora, mi tengo proprio la pentola qui. Vedete come si apre? Così. Prima cosa, metto e terrò la pentola sempre qui davanti. Un pochino d'olio sul fondo. Cipolla affettata, possibilmente finemente. E la vado a mettere sul fondo della cataplana. Aglio a fettine. E anche l'aglio si mette nella cataplana. Così. Peperoncino. Peperone. E si affetta abbastanza fine. E si mette nella cataplana. Un pochino di sale, non tantissimo, proprio un pizzico così sopra le verdure. Perfetto. Poco, perché poi vedrete ci sono i salumi, quindi però prosciutto. E lo aggiungo alla cataplana. E naturalmente un pezzettino va assaggiato. Salamino. Tradizionalmente ci vorrebbe il chorizo, che non abbiamo trovato questa volta qui. È questo salamino piccante che non è quella piccantezza così forte, però si trova abbastanza facilmente. E si affettano delle fettine abbastanza sottili. Buono. E lo metto nella cataplana. Ok. Ora il pesce. Tre tipi di pesce ci abbiamo qui. Abbiamo scelto spinarolo, coda di rospo e i gamberi. Allora, cominciamo dallo spinarolo. Tagliamo dei tranci. E lo vado a posizionare nella cataplana. La coda di rospo
vado a separare i filetti. E le faccio a pezzettoni, così. E le aggiungo alla cataplana. Per ultimi i gamberi, che ho già sgusciato e ho tolto il udellino, si mettono sopra. Vedete, tutta una sorta di stratificazione, eh? Ecco fatto. Ora posso avvicinarmi un attimino, eccola qui, la cataplana. Aggiungo una foglia d'alloro, vediamo un po', no, la rimetto giù perché devo tritare un pochino di prezzemolo. Metto il prezzemolo, pomodoro, questo è pomodoro pelato, frantumato a mano, quindi ci aggiungo sopra. Vino bianco. Un pochino, ma guardate quanto è, veramente pochino, ma dà un bel profumo di whisky. Questa non è ovviamente una cosa obbligatoria. Di liquidi ce ne sono a sufficienza. Se fosse più grande, avete magari una cataplana più grande, aggiungete anche 2 dita di acqua. Un pochino di sale, ma proprio pochissimo perché è piatto bello sapido, avete visto? Proprio un pizzico. Si chiude la cataplana, così. Ok, a questo punto va tenuta chiusa, si mette sul fuoco e si fa cuocere 20, massimo 25 minuti, più o meno il tempo di cottura è quello. Ci vediamo fra 20 minuti e non va aperta, va fatta cuocere così. A dopo. Il tempo è passato e ora, opla! E ora si apre, Allora, il profumo è favoloso, il profumo è veramente favoloso. Ta ta ta. Ecco qua, wow, wow. E ora però bisogna girare, non si può lasciare le stratificazioni che c'erano all'inizio. Mamma mia che profumo che c'è! Mamma mia, il pesce! Bisogna farlo anche con delicatezza, perché sennò il pesce si rompe. Sapete che lo so che questa cosa qui non sarà tradizionale, ma questo sughettino qui secondo me su una bruschettina quasi quasi ora me la faccio. Sì, mi prendo un bel piatto e mi preparo con una fetta di pane. Allora, fetta di pane bruschettato, me lo metto sul fondo e comincio a metterci, a bagnarla subito con questo, mamma mia, brodino che deve essere la fine del mondo, questo sughetto, questo è quasi un brodino. Questo me lo bagno per bene e comincio a scegliermi i pezzi. Il pesce, faccio un bel assaggio, Il salame, i gamberi, un po' di pomodoro, ci ho messo pochi peperoni, un altro po' di peperoni. Ecco qua. La cosa bella è che questo si porta a tavola, cioè è magnifica, perché questo qui si toglie, vedete? E così si porta a tavola e si divide. Apparentemente sembra piccolo, no? Sembra piccolo, invece qui ci si mangia tranquillamente in 4 persone. No, tranquillamente.
ci si mangia in 4 persone. Allora, l'assaggio. Qui mi ci vogliono tutte e due, forchetta e cucchiaio, perché la prima cosa che assaggio sicuramente è il brodetto. Mamma mia, che sapore! Il pesce guardate quanto è tenero, appoggio appena il cucchiaio, guardate, ce lo vedete? È fantastico, cottura assolutamente magnifica. Non uso neanche la forchetta. È qualcosa di incredibile, incredibile. Sono stato anni a rincorrere questa pentola e sono contentissimo di averlo fatto. Vabbè, allora, credo di avervi detto e dimostrato che è molto buona, molto molto buona. Vado e continuo a mangiarla. Alla prossima!